Mina è la nostra amica di oggi. Ciao Elena. Buongiorno a tutti, ciao. Iniziamo. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi e come la vedi. Allora, è come se io guardassi da sopra, perché se guardo da davanti non la vedo, perché so, guardando da sopra, che lei è dietro a una porta e ha bussato alla porta, Mhm. ok? E sta aspettando il permesso di entrare. Prego, avanti. Come si diceva nelle recite, no? Toc toc, avanti. Mm? Ok. Ti dà l'autorizzazione, Mina? Sì, mi dà l'autorizzazione, si assicura che nessuno senta. Sì. Nessuno di chi? Di chi lei, tutte le persone, tranne le persone che lei vuole al cinema, diciamo, che ha invitato al cinema, non che vuole, ma che ha invitato al cinema, mm, è come se mette, una volta che è entrata dalla porta, ha messo come delle pareti insonorizzate Mm. per far sì Ma che lei li vuole? Mm. di coloro che sono all'esterno non possono sentire. Ma lei le invita o non le invita queste persone? Quelle che vuole lei, le ha invitate assolutamente. Ok, quindi figlio, nuora e genero, marito e figlia, tutti nel cinema. Mhm. Figlio, nuora sono cinivaccati. Mhm, sì, vengono tutti. Loro due è come se fossero, li vedo proprio ipnotizzati dal sistema, quindi non è che vengono con rifiuto o con Un'ipnosi in riso. più, un'ipnosi in meno. Non gli Sì, vengono col dubbio, vengono, tanto io prendo tutto quello che arriva. sì, c'è così. Ok. Quasi Qui come- però non si parla di quello che viene detto in televisione. Sono ancora convinti di stare qua? Sì, sì, li vedo proprio come se. Come faccio a spiegarti? Come se facessero quello che gli viene. La mamma li ha invitati e loro vengono. Il figlio, la nuora E la, è... sì, il figlio La e la nuora. nuora segue quello che fa il figlio. Sì, sì. Quindi un gran potere decisionale, una grande autonomia. Aspettano degli Secondo. ordini. Sì, esatto. Livello di consapevolezza del figlio? Giusto così, per curiosità? 50%. Che non è neanche poco, eh. Però. Va bene. Genero c'è? Sì, sì. Marito? Mhm. Figlia? Sì. La Ok, figlia si gira verso il fratello e la cognata e gli dice fate attenzione perché adesso vedrete come funziona veramente. ok. T'ha dato l'autorizzazione Mina, sì. Sì, sì. Ok. E allora partiamo. Vibrazione di Mina. 850 milioni. Percentuale di consapevolezza. 105%. PSP, Mm, 35 e 65. vite precedenti. 2927. Cervello. Percentuale usata.
6,5. Ok, valori non male. Anche la vibrazione, anche se è sotto 1 miliardo, non è tanto No, lontana. infatti. No, no. Buona consapevolezza, poca PS, vabbè, però tante vite. Mm. Ok, così, d'emblée, come vedi, quello che già vedi. Allora. Allora, vedo un felinoide e un falconiforme davanti e poi appena dietro c'è un rettile con due soldati davanti, due militari davanti. E poi vedo due entità mentali. Ok, che livello? 3 e 5. Con quali compiti? Ah, quella di livello 3 è quella che eh, fa sì che lei non faccia niente per il suo fisico e per se stessa, per rendersi più piacevole a se stessa in tutti i sensi, quindi proprio non fa sì che qualsiasi, anche solo se le viene il pensiero, Vado che dalla ne so, parrucchiera, vado dal parrucchiere oppure compro inizio un la vestito dieta. nuovo. Mm? O mi compro un vestito nuovo, anche Mm. semplicemente, sì. L'entità di livello 3 gli blocca subito il pensiero e fa sì che lei o che diventi pigra, quindi diceva no, non ho voglia, o che le trova una scusa, qualsiasi cosa per bloccarla immediatamente. Lei deve rimanere lì così, per loro. Quindi o non serve a niente, o fallo domani, o Mm. ma perché spendi soldi, Mhm. spendili per tuo figlio, non lo so. Oppure non ho Eh, tempo, devo andare, ecco, tutte cose. ma che perdi tempo così, devi andare a fare, devi Mm. andare a lavorare. Ok. La 5? La 5 è quella che fa sì che lei non riesca ad avere relazioni costruttive esterne, quindi che la rende timida, che non la fa parlare, che la mette in confusione. È come a volte vedo come se lei volesse dire una frase, ma proprio la frase non esce, come se l'entità di livello 5 non le facesse aprire la bocca addirittura, cioè la vedo molto forte l'entità di livello 5 in questo caso, cioè la blocca proprio anche fisicamente, oppure vuol dire una cosa e gliela fa dimenticare all'istante, quindi non sa più cosa dire, quindi si blocca, oppure decide anche lì, magari decide di far parte di un gruppo come in passato è riuscita a fare, però poi non sempre riesce, quindi magari decide di andare a fare qualcosa e l'entità di livello 5 non gliela fa fare, proprio Che la bloccarla rende completamente. anche bloccata e indecisa, Indecisa. quello che fai tu non serve a niente, ma no, che stai a fare. Mhm. Ok. Ci sono impianti? Sì, ce ne sono due a livello delle orecchie. Ehm, Poi ce n'è uno qua, più o meno qua sulla gola, più o meno dove iniziano le clavicole, tra l'inizio delle due clavicole. Mhm. Poi ce n'è uno. No. Aspettiamo un attimo. No. Resto alla registrazione. Bene, cominciamo bene oggi, è caduta la linea. Elena, dimmi se ci sei. Sì, sì, sono riconnessa, sì. Ok. Stiamo parlando degli impianti, fra poco li vediamo. Causa di questo crollo della linea e anche delle eco abbiamo avuto dei problemi, come sempre. Continuano a interferire, entrano proprio dentro la conversazione. Chi E lì sono? vedo come se. Sono i militari. Ok. Tale Deve dell'oblio, tutti essere. dentro. Mhm. Via. Deve essere? Quello che ho visto prima dietro, che ti ho detto, ho visto
Un rettiliano con militare. Quindi sono di Cinzia, di Mina, Sì, dopo ce ne sono. Ok, di Mina, sì. dopo ce ne sono. Ok. Ho detto Mina all'inizio, vero? Sì. Ok. Va bene. Tutti in un portale, perché hanno interferito con noi, dell'oblio. A questi Mhm. non frega un cavolo, di questa cosa. Cosa succede nel portale dell'oblio? Vai a vedere, Elena. Allora, li vedo tipo fluttuare in una grossa spirale, ok? Che è come se loro dalla spirale vedessero il loro mondo Mhm. e quindi le persone, è come se andassero là a toccarle, a bussare, queste non li vedono proprio. Cioè le persone non vedono loro, anche se sono lì che provano a andare a interagire con Ok. loro, non le vedono. Vogliamo prendere un messaggio di uno di questi che abbiamo messo nel portale dell'oblio. Prendiamo il messaggio, lo chiudiamo in una bolla. Mhm. Cosa dice il messaggio? Come faccio a comunicare con tutti? Mhm. Questo messaggio lo diamo a tutti i militari che vogliono, o le entità che vogliono interferirci da adesso in poi, o che ci stanno interferendo. Mhm. Perché sai, se ai animaletti non gli fai vedere quello che gli spetta, no, non lo fanno, non ci credono. Poi sai, una volta che l'hanno fatta, ma no, ma come? Poi sono di là, a me interessa, a me la rottura di scatole arriva lo stesso e io non la voglio più. Io decido che non la voglio più. E impianti. Allora, ripeto quelli eterici, allora. Ne Sì, avevo non si è visti. sentito nulla, sì, sì. Ah, ok. Allora, ne ho visti due a livello delle orecchie, una a destra e una a sinistra. Poi ce n'era uno tra le due clavicole. Ok, poi ne ho visto uno dove c'è l'ombelico più o meno e due sulle ginocchia, uno a destra e uno a sinistra. E poi ho visto un impianto mentale più o meno quadrato, ok, proprio in mezzo al cervello, a metà del cervello, ed è quello che e lo usa soprattutto l'entità mentale di livello 5 ed è quello che le fa proprio dimenticare la frase oppure che non gliela fa dire oppure che gli manda il pensiero completamente contrario a quello che lei ha e la fa proprio a livello fisico, la blocca. Quindi eterici e uno mentale, Sì. giusto? Uno. Mhm. Ok. Ehm, Causa esoterica della vicenda del lavoro. Ha un'azienda di famiglia, ma dopo un po' scopre, tra l'altro dal commercialista, che è diventata una semplice dipendente, non è più una che fa parte dell'azienda, ma è una stipendiata. Sì, io vedo che è come se finché era da sola, io vedo suo, suo fratello, mi sembra, no? Che diceva che finché lei era da sola, era gestibile secondo lui, no? Quindi tutta la parte ereditaria dell'azienda lui l'avrebbe avuta sotto controllo. Nel momento in cui lei si è sposata, lui si è sentito in pericolo rispetto a quanto riguarda tutta la loro azienda, la parte l'eredità della loro azienda e quindi ehm, facendo così ha tutto il potere in mano, diciamo, ha tutta l'azienda è tutta sua e quindi può decidere come vuole. Si è sentito Sì, in sì. pericolo. Ok. Rabbia, in questo caso. Eh, più delusione e tristezza, solitudine. Mhm. Andiamo nel suo corpo emozionale, che in questo caso è molto importante. Mhm.
Ha una grossa, vedo proprio l'emozione, inadeguatezza e mm, aspetta, trovare la parola giusta. Non sono all'altezza, non sono. Bassa autostima, Sì, sì, però cioè, io sono nata inadeguatezza. che non Mm. sono, io sono nata che non sono in grado di fare niente praticamente. Ecco, cioè quello che vedo di quell'emozione lì è quella. Mm. Ok, ed è E chi è messo? molto preponderante, molto grande, tipo nel bacino vedo questa emozione molto pesante lì. Pesante. Mhm. Mm. Chi ha messo questa emozione? Quell'emozione lì l'ha messa eh, il felinoide. Cioè, diciamo che l'ha messa lei, Sì, dando certo, l'interferire. al felinoide il compito del... Compito di. Sì, Questo vale sempre per tutte le nostre sessioni. È colpa del felinoide, è colpa del no, no, rettiliano, è certo. colpa di nessuno. È un Sì. volere che la PS esercita, inconsapevole, esercita per fare un'esperienza. Nel momento in cui ha delle informazioni può decidere molto più liberamente di farla lo stesso quell'esperienza perché le manca nella sua raccolta punti, diciamo, oppure evitarsela perché di fatto l'ha già realizzata. Ma l'informazione è è la moneta di scambio più importante in questo piano in cui ci troviamo, l'informazione. L'informazione manca, l'informazione viene cancellata perché sennò il gioco è già ripetuto, l'informazione di fatto è tutto. Quindi creiamo una piscina di formazione, informazione, non solo Mhm. delle mie sessioni, ma dell'informazione, tutto quello che c'è da sapere, tutto quello che tutti direbbero, qualcuno direbbe i registi accadici, tutto quello che c'è da Mm. sapere, tutto quello che le PS hanno capito finora, una bella, gigante, immensa piscina e diciamo a Mina di farsi un bagno. Mhm. Riguardo al corpo emozionale, ho visto proprio questa cosa mentre lei fa il bagno, che se no è piscina di informazione. È come se queste emozioni pesanti, che sono tanto pesanti per lei, si trasformano, diventano molto più chiare e molto più leggere, si trasformano proprio a livello vibrazionale, perché comprende che non è realmente così, che ognuno di noi ha la forza in sé ed è molto forte rispetto a tutto ciò che succede fuori. E quello che mi viene da dire, che lo vediamo spesso, è che è solo l'idea dell'unione familiare, ok? Perché ognuno di noi è forte. Facciamo l'esperienza qua rispetto a una famiglia che la PS sceglie per fare l'esperienza, ma non è importante tanto il legame che c'è con i familiari e l'esperienza in sé sono, è vero, sì, fanno parte della nostra famiglia per tanti anni, però sono persone come altre con cui abbiamo una certa relazione, un tipo di relazione che può essere diverso magari da quello di un amico o quello di un marito. Mi è venuta questa cosa da dire. Quindi non è mai così importante la famiglia, sebbene per Mhm. esempio in Italia sia sempre molto importante, sebbene il Vaticano dica che la famiglia è tutto, sebbene la pseudocultura statunitense dica the family ogni due per tre, chi non ha una famiglia è uno sfigato, durante le feste se non hai una famiglia ti guardano come dire poverino. Invece le feste sono il momento più bello per stare da soli, ma Mm. veramente il momento più bello per stare Mm. da soli invece di farsi quel tuffo nell'ipocrisia e nelle Mm. fintaggini. Fintaggini si dice, ma io l'ho detto. Io Mm. credo. Ok, causa esoterica delle relazioni, anche solo di amicizia sociali, praticamente nulle, di Mina. Sì, abbiamo visto l'entità mentale di livello 5 perché così riescono a mantenere la vibrazione bassa, il fatto che lei non è
sempre anche questa emozione di inadeguatezza. Ah, ok, io non valgo Mhm. niente, io non posso dare niente, io non sono adeguata alla situazione, quindi mi isolo, non mi faccio neanche vedere. Quindi, allora, è una cosa, diciamo, è un po' un circolo vizioso perché lei dice io non mi faccio vedere perché non sono, sono inadeguata, non sono adatta, e le altre persone di conseguenza non possono coinvolgerla perché non la vedono, lei non si fa vedere proprio, quindi lei non si fa vedere, le altre persone non la vedono, lei dice vedi che nessuno mi vuole, nessuno mi nota, nessuno mi coinvolge, quindi sono inadeguata e quindi continua questa cosa qua. Ok. Timidezza. È sempre gliela provocano, cioè è una conseguenza del fatto che fanno sì che lei rimanga in disparte e non si faccia vedere, ok? Quindi più lei non è vista e più diventa timida, più non riesce, non sa come approcciare, ok? È proprio una conseguenza di questo atteggiamento di isolamento che lei ha. Mhm. Invece che dire mi butto, tanto, cioè potrebbe benissimo provare e buttarsi, no? Dice tanto cosa perdo, peggio di così nel senso già sono isolata, al massimo rimango isolata. Invece no, lei è ancora più timida, quindi azzarda ancora meno. Riservatezza, vabbè, siamo lì. Sì, è la stessa cosa, sì. Poche parole e mai al momento giusto, come se E si lì gliela... boicottasse. Sì, infatti lì è proprio l'entità di livello 5, l'entità mentale di livello 5 che fa sì che lei non possa dire quello che vuole dire a volte, che è come proprio se fosse come se le parole non uscissero oppure escono sconclusionate, no? Quindi un po' così, oppure si dimentica quello che vuole dire, oppure dice delle cose in un momento in cui non dovrebbe dirle, che non c'entrano niente, oppure proprio non le dice. È l'entità mentale di livello 5 che fa sì che lei non dica. Ok, questo è un aspetto interessante che non è mai venuto fuori in nessuna sessione, le foto, the pictures. Oggi siamo nell'era delle foto, dei selfie, fammi una foto, ti faccio una foto, Instagram, c'è gente che vive in Instagram mostrando una vita che non esiste mai, è quasi sempre matematicamente vero che il personaggio che c'è in Instagram, uomo, donna, ragazzo, ragazza che sia, di fatto vive una vita di inferno mentre nella vita virtuale sembra vivere una vita ideale, appunto. Bene, Mina non viene bene in foto. Appena foto, lei si irrigidisce, fa espressioni sbagliate, strane, tutti sono naturali, lei no. Lei non si vede così male allo specchio, ma in foto sì. Viene sempre, sempre male, non si piace. È come se lei avesse paura di far vedere veramente chi è, ok? Perché si sente inadeguata, si sente sbagliata, si sente che non va mai bene, si sente inferiore, si sente, quindi ha paura che se lei è se stessa quando fa le foto, tutti gli altri vedono questa cosa e si sente ancora più debole. È un po' come cercare di difendersi, no? Una difesa, solo che in questa maniera in foto non appare naturale, quindi vengono fuori tutte delle smorfie, delle cose che fanno sì che non venga bene. Alcune tribù selvagge dicono che la foto ruba l'anima. Mm. A livello esoterico, insomma una cazzata, ma a livello esoterico, ah, così? Che vedi? Allora, vedo una differenza, nel senso, cerco di capire anch'io perché mi sono arrivate queste due immagini diverse. Come se vedo una persona da sola che sta facendo qualcosa e uno gli fa una foto, anzi lì esprime, è come se mandasse la sua energia anche a chi guarda, ok? Se Mm. invece ci sono quelle foto anche di gruppo fatte, mettiamoci a fare una foto, oppure impostate, fatte in quella maniera, in quel posto, così, allora lì è come se
ci fosse una vibrazione dove le entità possono ciucciare dell'energia. Non so se sono riuscita a spiegare bene quello che ho visto. Quindi la foto al ristorante che non serve a niente è questa. Qua Sì, l'entità ciuccia poi l'energia. Di a volta in volta. sì, a seconda della situazione, proprio dell'energia che si crea, viene ciucciata di più o meno energia o da un'entità o da un'altra. Quindi non c'è, le foto sono nel dominio dei falconiformi, no? No, 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 no. Poi alcune foto sono, cioè alcune foto se hanno una certa vibrazione loro non possono ciucciare energia. Mm. Allora, noi siamo già un ologramma di fatto, quindi abbiamo una fisicità, ma è una fisicità finta. Mhm, La foto è creata, è un'immagine bidimensionale di un ologramma finto materico. A volte mhm. la foto rivela, capitato, i fantasmi, bagliori, e poi c'è il discorso appunto degli occhi che, nonostante a volte non ci sia il flash, gli occhi riflettono magari degli animali o non solo degli uomini, riflettono una luce particolare. Cosa capita in quei casi? Allora, in quei casi lì, capita proprio che a volte si fotografano delle entità. Allora, io vedo che è come se in quel momento li si fotografa proprio nel momento in cui riescono a ciucciare l'energia, ok? Quindi che sono molto vicini nel campo della persona Mm. o della foto, dell'animale, della pianta, ok? Quindi ehm, è come se riuscissimo a mettere fisicamente una cosa che è solo in eterico, ok? Perché Mhm. si crea appunto quando fai la foto, si crea un campo energetico e in quei casi lì lo si vede. Se sono nel campo della foto e se stanno facendo quell'atto lì, se sono che ne so, delle entità intorno ma non stanno interferendo con il soggetto della foto, non si vedono, ok? Ok, E così anche per gli occhi, nel senso che se in quel momento quella persona viene interferita in quel momento, anche magari da entità che non sono nel campo della foto, allora vedi gli occhi con quel colore lì. Cioè mi mm, viene l'immagine come se l'entità fosse dietro a chi fotografa e sta interferendo con la persona da davanti e quindi è come se gli occhi facessero da canale, fosse una parte del canale energetico. ok, Mhm. ma le foto mostrano l'anima? Cioè l'anima si mostra nelle foto a volte? A volte, a volte Quindi sì. le tribù indigene hanno ragione? Cosa temono gli indigeni? Allora, gli indigeni temono, che però secondo me non può essere, temono che facendo la foto le entità riescono a ciucciare l'anima più facilmente, come se durante la foto riuscissero a ciucciarla tutta, mentre durante gli altri esperimenti non riescono. Ma in realtà neanche la foto è sufficiente per l'entità, per ciucciare tutta l'energia dell'anima. Non possono Esistono farlo. delle tribù al mondo, semplifichiamo tra tribù africane, tribù australiane aborigeni e tribù della foresta amazzonica del Sud America, che hanno capito più cose dell'uomo medio. Lo vedo in Africa no. Poi in Africa non lo vedo, come se fossero bloccati in qualche maniera. Lo vedo in Australia e in Sud America, sì. Gli Vedo che aborigeni? sì, anche. Beh, gli aborigeni dicono tante cose da tanti anni, da sempre, anzi, che poi all'inizio erano incomprensibili, adesso iniziano ad avere più un senso. Vedo che c'è una percentuale abbastanza alta di aborigeni che sono in grado di fare, di usare
una buona parte del loro cervello e Quale di fare percentuale? cose. Ma uno lo vedo anche al 35%. Ah, però, Mm. chiamalo, facciamoci spiegare come ha fatto. Eh, eh, Ci sono tante cose ha fatto. Allora, un certo rapporto con la natura, inteso proprio, lo vedo tanto a contatto con la terra, che è proprio la Mhm, terra. Poi mm, proprio degli atti continui con la terra, quindi che ne so, ogni tanto si rotola nella terra proprio in maniera costante, no? mhm, Ehm, a volte è come se facesse il bagno con la terra. Poi vedo che fanno, quando parla con i suoi familiari o i suoi amici, è come se si mette. Allora, vedo tipo un piccolo cerchio, ok, dove uno inizia il discorso e gli altri finiscono il discorso, cioè aggiungono pezzi al discorso. È come se questa cosa facesse sì che quasi tutte le possibilità rispetto a quell'azione siano esplicite a tutti. Ok, come se aprisse la mente il più possibile a 360 gradi. Ok, e questa cosa vedo che poi sperimentano quasi tutto quello che viene fuori in quella riunione, tra virgolette. Vedo anche che ehm, usa un certo processo per quanto riguarda la cucina. mhm. Eh, e vedo che grazie a questo lui è come se riuscisse a. Questo lo fa fin da quando era piccolo, ok? E quindi adesso mi sembra che abbia intorno ai 50 anni circa. E vedo che lui è in grado proprio di modificare la vibrazione delle cose, di quello che fa e delle azioni che fa. Quindi, grazie a questo riesce, per esempio, vedo questa scena qua, mi è arrivata subito come esempio, un pezzo di terra dove non cresceva una cosa. Lui con le mani l'ha rigirata, l'ha appiattita con le mani, ha Mhm. piantato il seme e quella pianta che di solito ci mette 2 mesi, il giorno dopo era già cresciuta, quella pianta che non riuscivano a far crescere, per esempio. Oppure, Ma questi sono aborigeni. sì, questo Lui qua è come in si chiama? Australia. Banti. Ok, vuole mettere tutte queste informazioni in una sfera e passarcele? Assolutamente, sì. Ok. E la condividiamo con tutti quelli che vogliono prenderla. Immagino che siano pochi. Cioè, tantissimi si spaventano. Certo, Addirittura. preferiscono sapere chi vince il Grande Fratello. E Mm. va bene, non è un problema. Infatti. Lui dice, io la lascio lì in eterico, se volete la metto, dice, posso anche metterla spesso a disposizione di tutto il mondo. Ogni tanto vado e la ricarico, mi dice. Perché deve ricaricarla? Perché è come se le persone, cioè se poche persone prendono l'informazione, è come se tornasse solo a chi ce l'ha già. È come se Mm. fosse alimentata da chi ce l'ha, ecco. No? Ah, ok. Ok, ecco. Ok, quindi foto, Mina. Se oggi glielo chiediamo, se adesso glielo chiediamo alla sua PS, che succede? Facciamo una foto? Adesso dice, io so che dopo la sessione Mina si sentirà libera di essere se stessa nella foto, in quel momento lì, nelle condizioni della fine della sessione.
Ok, causa esoterica della perdita di vista, non esagerata, ma insomma consistente dall'occhio sinistro, rapida nell'occhio sinistro. Mm, hanno fatto delle abduction, stanno facendo Quante? delle abduction. 5 al mese? Mhm. Ok. A questo proposito si sveglia al mattino come se le avessero tirato dei pugni sugli occhi, specialmente sul sinistro. Sì, allora, tramite quell'impianto mentale che ha in mezzo al cervello, quando fanno l'abduction, si collegano e Mhm, prendono le informazioni da lì. E lì, da dove prendono le informazioni, passano i nervi ottici e quindi anche a livello muscolare, ok? E mhm. proprio fisicamente sono proprio in quel punto lì. E quindi lei lo sente proprio fisicamente, è un'infiammazione che gli hanno provocato. Mani rugose e fredde. Allora, rugose, allora dipende un po' dall'idratazione. Io vedo che lei a volte è un po' più gonfia, a volte meno, quindi questi sbalzi, ma tanta differenza, ok? E quindi questo sbalzo di trattenere i liquidi e poi rilasciarli fa sì che il tessuto perda un po' la sua elasticità e si vede, principalmente si vede nelle mani. Ok? Fredde, questo è il periostio che fa come una difesa. Il periostio è quella Spieghiamolo. membrana, sì, è Mhm. quella membrana che ricopre tutte le ossa, ok? E deriva ed è controllata dal neoencefalo, dalla corteccia, quindi è molto sensibile a molte terminazioni nervose, ok? Mhm. E è come se fosse la protezione interna dell'organismo. Quindi se io ho le mani fredde e sento freddo, che in generale, in questo caso con le mani, quando io mi approccio al mondo, il freddo, e spesso succede anche con le mani sudate, ma anche il freddo, quando io mi approccio al mondo è fastidioso sentire il freddo e quindi in automatico faccio sì che tengo le persone lontane, ok? Mhm. Perché è più piacevole sentire una mano calda quando ti danno la mano che fredda ed è proprio una Mhm. difesa dell'organismo e questo fa sì che lei stia ancora più lontano dal mondo esterno. E le mani sudate, sempre sudate? È uguale, è la stessa reazione. Dà Stammi fastidio. lontano. Sì, dà fastidio quando tu prendi la mano a qualcuno ed è sudata, ok? Quindi il corpo lo fa proprio come reazione, come per dire evito che mi si avvicinino perché non vogliono avvicinarsi. Ho le mani sudate. Intestino pigro. Allora, quella è una reazione emotiva al fatto che quello lì deriva dalla rabbia che ha repressa rispetto alla situazione con la sua famiglia e rispetto all'azienda di famiglia, ok? Ed è proprio la rabbia repressa e indica non riesco ad evacuare questa porcheria, questa schifezza, questa emozione schifosa, questa essere trattata come se non facessi parte della famiglia, essere trattata male. Non riesco a buttare fuori questa schifezza. Per me è una schifezza proprio, è un torto grosso e non riesco a buttarlo fuori. Ok. Capitolo Reiki, adesso più o meno abbandonato, ma non ne parla con gran preoccupazione, pentimento, è stata un'esperienza e via, insomma, per Mina. Durante l'esperienza del Reiki vedo già la seconda volta. La prima volta è come se avesse iniziato ad aprire i canali, ok? Quindi hanno provato hanno ciucciato un po' di energia la prima volta che ha fatto Reiki
e basta. La seconda volta invece è iniziata proprio la sua interferenza col felinoide. Gli si è Però attaccato. lei ha eliminato la rabbia e i vari pensieri negativi. Sì, questo sì, ma è come se avesse fatto un patto, no? Quindi Mhm. io ti faccio credere che stai meglio. Intanto però ti ciuccio l'energia. Ok, è un po' il solito discorso. Lì allora, e adesso non sarebbe più così, nel senso era in quel momento lì è stato utile per far sì che lei che abbassasse la guardia, tra virgolette, aprisse il canale energetico e potesse essere interferita. Quindi il felinoide ha fatto sì che lei non fosse più così tanto arrabbiata e che venissero tolti i pensieri, diciamo, negativi Mm, mm, mm. rispetto a non voler vivere, ok? Però intanto ha iniziato a interferirla e le vibrazioni rimangono sempre abbastanza basse. Stesso discorso meditazione. Lei tra l'altro si scoccia parecchio perché tutti riescono a meditare, lei no. E ha anche un po' abbandonato la cosa per questo motivo. Questa roba è stata la PS che è come se grazie al Reiki, grazie a quella cosa che gli è stata fatta con il Reiki, si fosse resa conto che lì c'era qualcosa che non andava. Ok, la PS quindi è riuscita a far sì che lei non riuscisse a meditare in maniera tale che si staccasse, se no lei sarebbe andata avanti tutta la vita sia a meditare che a fare Reiki. E la PS è come se si fosse svegliata, è come se avesse agito in quel momento lì. Però tutti riescono a meditare intorno a lei, tutti riescono a fare Reiki e ottengono dei risultati. Ho visto questo, ho visto quello. Lei no, quindi si sente senza talenti, si sente indietro rispetto agli altri che sono l'ultima della classe, insomma. Mm. Allora, quella è stata un'altra occasione per l'entità di livello 5 e anche di quella di livello 3 per rafforzare la loro potenza, la loro forza. Quindi vedi, neanche lì riesci, vedi, non sei adatta, vedi, non sei in grado, vedi, sei inferiore, vedi tutte queste cose qua. Hanno preso Chiamiamo il comunque padre peso. disincarnato. Mhm. Come lo vedi? Lo vedo arrivato tutto gobbo che si trascina un po' con un bastone. Mhm. C'è tutto il peso. Dice, questo è il peso e il carico che mi porto ancora qua, a cui sono ancora legato, per non essere riuscito a sistemare le cose in vita come invece avrei dovuto. È come se si sentisse, come se avesse un fardello di colpa sulla schiena e quindi cammina tutto così. È ancora legato a quella cosa lì. Da morto si rende conto che avrebbe potuto fare diversamente, ma in realtà in vita ha fatto quello che poteva. Però da morto dice avrei potuto fare diversamente, quindi ha questo carico. Vuole dire qualcosa alla figlia che l'ha Mm. chiamato? Eh, dice non so cosa fare per cambiare, non so se posso fare qualcosa per cambiare da qua e mi scuso tanto per per la sofferenza che hai avuto. Basta? Mm. Portale aureo, allora. Vediamo cosa fa da solo. Allora, ho visto una cosa che non ho mai visto. Quando è entrato è diventato energia del portale aureo, come se fosse riuscito da dentro a informare fuori Mm? che è tutto chiaro, che quando è diventato
cioè quell'energia lì è come se avesse mandato fuori il messaggio che è tutto chiaro, che non era che poteva togliersi quella responsabilità perché non era sua, che faceva parte tutto di una Matrix, che è la Mm. Matrix che ognuno si crea. Quindi il messaggio da dentro a Mm. Mina Alle- è diverso alla figlia, quella che era la figlia alla fine. Sì, sì, dice è tutta una matrix, ognuno fa il percorso che sceglie, ma è responsabilità di ognuno del suo percorso. Quindi mi sono reso conto che voi avete scelto di essere miei figli e di fare quel percorso lì, e io ho scelto di essere vostro padre e fare quel percorso lì con voi. Mm. Ok, quindi proprio si rende Padre e conto. figlia hanno avuto altri incontri in altre vite e con altri ruoli. Li vedo in una, erano fratello e sorella, erano figli di un pescatore e hanno imparato tutti e due l'arte della pesca nel mare e lui andava a pescare col padre sulla barca e lei gestiva le vendite, Mm. commercio del pesce che pescavano. Mm. Un'altra? No, no, Non ci sono altre vite? con loro due assieme no. Ok. Va bene, salutiamolo Mhm. e chiudiamo il portale aureo. Diamo un'occhiata al cinema, cosa succede? Allora, il figlio è quasi incredulo, cioè fa ancora fatica a capire, cioè a collegare quello che vede con sua mamma. È come se an- dovesse ancora prendere le informazioni che tutto è possibile. No, vedo come se dice, ma io ho sempre visto una cosa e questa cosa non può rientrare in quello che io ho imparato, quello che ho Quale cosa? sempre visto nella vita. Cioè il fatto Mm, che funzioni così, ok, mm. anche a livello eterico, così, è come se quello che lui ha percepito dalla realtà in cui viveva non corrisponde a quello. Quanto influisce il Cinivac che si è fatto qui nel cinema, dove lui è, bah, PSP, immagino? Mhm. Quanto incide nella sua capacità di visione e elaborazione dei dati? È come se fosse rallentato, come se arriva dopo, come se Mm, ci fosse un ostacolo nell'informazione, vedo proprio nell'informazione. Allora, a chi non è cinivaccato, ok, l'informazione arriva istantaneamente alla PS e alla PE, ok, quindi vanno in sincro, in unisono. In questo caso è come se alcune informazioni arrivano alla PE, alcuni tipi di informazioni arrivano alla PE e poi devono passare alla PS, ma in mezzo c'è come se ci fosse un tubo ma pieno di ostacoli, quindi arriva ma rallentato e arriva magari a pezzi, un pezzo alla volta e così alcune informazioni arrivano alla PS e devono passare alla PE sempre nello stesso modo. Vedo proprio questo distacco, questa immagine mi è arrivata. mm. Ok, andiamo un po' avanti nel tempo, come se andassimo con l'acceleratore, col piede sull'acceleratore. Il figlio, adesso che ha questo ritardo, questo rallentamento, Mm? è arrivato lì dove doveva arrivare. Che Mm. dice? Cosa fa? È talmente entusiasta che è talmente tanto l'entusiasmo e sente la vibrazione talmente tanto alta che ha bisogno di dire ok, lasciatemi un attimo qua, devo assimilarlo perché lo sente talmente vero, lo sente talmente dentro che è come se
volesse goderselo per prenderlo tutto. Quindi cioè, zitti tutti, fermi tutti, lontani da me, che io voglio prendere questa informazione, la voglio Va proprio bene. sentire. E allora gli mostriamo la finale della sessione. Diciamo a Mhm. Mina che è arrivato il momento di, se vuole, cambiare tutto, andare nel cluster. Mhm. Questa cosa è stranissima perché è come se il cluster fosse un grosso cavo di una banca, ok, un cavo, Mhm, mhm, e ogni vita ha tot banconote, quanti sono i contratti, ma le banconote sono fatte della moneta di quel tempo, di quella vita. Quindi mhm. vedo anche tipo lastre, come se fosse, che ne so, il tempo boh, dei greci o dei romani che scrivevano le cose sulle lastre e le portavano, ok? O Mhm. pergamene anche, no? Quindi ogni tempo di ogni vita ha i contratti su banconote del tempo, di quel tempo lì. Cosa ne vuole fare? Sta aprendo un portale definitivo e sta buttando tutto dentro. La vedo molto più decisa e molto più propositiva rispetto all'inizio. Si sta muovendo lei. Bene, Ok, portale definitivo facciamolo. chiuso. L'ha chiuso. Andiamo all'avatar. Allora, io mi sono ritrovata dietro all'avatar, ok? Come se fossi l'avatar e ho visto me e Mina che siamo arrivati davanti a lui. Mhm. Ok, e percepisco la sua sconfitta su non essere riuscito ad arrivare in tempo al tasto, no? A scrivere il cambiamento in tempo. Mm. Ma lui non può. Mina ha fatto la sessione ormai. Sì, infatti. Quando ha scelto di fare la sessione, a meno che rinunci uno alla sessione dopo aver prenotato e pagato tutto, e alcuni l'hanno fatto, complimenti a loro, va tutta la mia stima. Eh, Mina l'ha fatto, quindi cosa vuole fare? Di nuovo, scriviamogli sul computer la parola fottuto. Too late. Hai lavorato male, Avatar. Che fa? Picchiato il pugno sulla scrivania. No. Va bene, fuori tutto, via. Mhm. Che Mina si dia una decisione, una sveglia, che Ah, sia più per decisa. Dovrebbe definitivo. già essere intervenuta da tempo, Mm. da che abbiamo detto andiamo all'avatar, avrebbe già dovuto fare tutto, via tutto. Ok, l'ha Ok, buttato. Adesso l'ha del chiuso. fantoccio programma non ci interessa niente. Mm. Ehm, Insegnale a farsi un ad eternum in mano, un piccolo sole che emana per sempre alte frequenze. Mhm. L'ha fatto e è molto stupita di riuscire a farlo. Bene, ne faccia due, uno lo lascia Mm. qui nell'avatar, uno lo mette nel cluster. Mhm. Messi. Benissimo. Adesso ne crea un terzo, lo mette nel suo corpo emozionale. Ok. Ne crea un quarto, lo mette nel suo corpo eterico e un quinto nel suo corpo
subliminale. Mhm. Fatto. Ci sono ancora impianti, abduction, entità eteriche, le due entità mentali, eventuali EDL che non ricordo se ti ho chiesto, e chi più No, ne ha più ne metta. no, tutto libero. No, tutto libero. C'è più niente. Lei come la vedi? Lei la vedo molto entusiasta e la vedo che si sta godendo la sua capacità di alzare le sue vibrazioni. Sente proprio la vibrazione quando ha messo soprattutto la Eternum nel corpo emozionale e se la sta proprio godendo e dice: "Ah, adesso ho capito come fare. Finalmente so come fare e chi sono." E adesso. Benissimo. Mm. Controlliamo la casa, il luogo in cui lavora, relativamente a lei ovviamente, perché se ci sono anche altre persone, ovviamente sul luogo di lavoro è ovvio, in casa credo anche. Sì, però lei tranquilla, lei, intorno a lei è tutto, vibra tutto molto alto, libero. Con le condizioni di Ok. oggi è tranquilla. Ok. Come vedi la vecchia piscina di informazioni? Ora lei si vuole fare più volentieri un bagno lì? Sì, sì, vedo proprio che la prende tutta l'informazione. La vuole anche addirittura, cioè la beve, si fa il bagno, si sente proprio a suo agio. Anzi, adesso ho visto che ne ha creato, ne ha creata una anche con la V di vibrazione Anche e una con... più in là con Ah, la C di consapevolezza. ok. Quando Mm. vuole si può fare un triplice bagno, entrando e uscendo da 3 piscine, con gli elementi della pillola VIC, vibrazione, Mm. informazione, consapevolezza. Ora che sa crearsi un ad eternum, la sua PS può crearlo in qualunque momento, mettersene uno in casa, crearsene uno quando voglia. E ogni volta che ne crea uno, però, non è soltanto la solita bolla di protezione che poi dopo un po', boh, si sa perché si deteriora, ma è ad eternum, per sempre. Mhm. Quindi è un emettitore di frequenze alte per sempre, che nessuno può togliere o eliminare, nemmeno lei, per sempre. È una caratteristica di questa struttura energetica. Mhm. Messaggio finale della PS della PE di Mina a Mina. Come tu adesso hai creato e sai creare gli ad eternum e queste piscine, tu puoi creare tutto fuori così. Tu sei tutto, tu sei la tua forza. E se tu lo sai, ne sei sempre consapevole, anche gli altri lo percepiranno. Con questa consapevolezza e questa forza puoi crearti veramente dei rapporti sociali molto piacevoli e sereni. Devi solo metterti in azione e fare con la tua forza e la tua sicurezza, quella che ora sai di avere, che hai visto. Questo era voluto dire. Come la vedi? La vedo tutta raggiante, tutta ehm, felice, divertita, che non vede l'ora di uscire nel mondo a fare con le Ok. condizioni di... Mm. Il marito e la figlia al cinema? Il marito è contento di quello che ha visto e dice: "Ah, cavolo!" È come se avesse preso, ehm,
è come se alcune cose già le aveva consapevolizzate in lui, le sapeva, e altre invece sono cose che gli hanno come se dato delle risposte a domande che lui si faceva. E quindi è molto interessato, è stato molto interessato. La figlia si rigira di nuovo verso il fratello e verso la cognata e gli dice: Avete visto come funziona? Adesso però muovetevi. Ecco. Figlio, nuora e genero. Sì. Mhm. Meglio? Sì, sì. Ok, Mm. allora abbiamo finito, Elena, quindi Mm. disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.